No, sì, vuol dire che faceva parte di una truppa che era in un corpo, per me il corpo era italiano, non era diverso dal... Direi che secondo me era più politicizzato quello delle brigate nere, il nostro non era dei militari, ma la divisione di SS italiana è stata formata da quello che io ho letto sul pensare, è stata formata per favorire l'adesione alla Repubblica Sociale degli internati nei lager. Perciò forse volutamente non era espressamente politicizzata, perché probabilmente qualcuno avrebbe avuto qualche cosa da dire. Un altro aneddoto, un altro ricordo, che là il tempo bisognava passarlo, no? E allora o si leggeva, chi aveva un libro era fortunato, leggeva il libro, poi girava per il campo, chi vuole un libro, cambiamo il libro, così faceva lo scambio. Oppure i giochi che si poteva fare era il gioco della dama, perché e si giocava a dama, io giocavo piuttosto bene a dama. E la posta era un biscotto. E io vincevo qualche biscotto giocando alla dama. Finché uno a un certo momento dice non ce l'ho, te lo do domani. Va bene, allora il giorno dopo mi dai il biscotto. E non ce l'ho, non ce l'ho. Insomma, per 2 giorni tutti i giorni e poi mi sono venuti gli scrupoli di coscienza e non solo ho lasciato perdere, ma ho smesso anche di giocare al biscotto perché non era giusto. Cioè. Io mangiavo poco, cioè non so, c'erano dei ragazzoni alti così, che pativano ben più la fame di me, e allora ma io dall'insieme io lo ricordo con senso di pena. Mi ricordo che era venuta fuori la voce che a noi delle SS avrebbero dato 20 anni. Il ragionamento era, io ne ho 19, allora ne avevo compiuto 19, ne ho 19, esco a 39 che sono vecchio. Poi in realtà non era vero niente, ma ci viveva di quelle voglio dire, ho detto, ma si dice che però la mia convinzione anche allora era che se ne fosse venuto fuori senza danni, senza grossi danni, sarebbe stato un periodo di avventura da ricordare sempre anche quando non ne parlo, ricordo dei momenti di allora che erano obiettivamente dei momenti duri, perché c'era la guerra, i bombardamenti, erano momenti sia militari sia prima di militare. Morti. Oggi c'è stato un bombardamento, non tanti morti, 1000 morti, era normale, c'è una valutazione molto diversa da quella che era. Però io ero convinto che anche nei momenti più neri, se avessi superato sarei stato contento di averlo fatto. Perciò, se c'è un nuovo conflitto io riparto volontario. Adesso, perché è una cosa che non è possibile, faccio fatica a stare in piedi, ma sicuramente non è concepibile per un cittadino rimanere fermo, rimanere nascosto, ecco questo. O da una parte o dall'altra, potrebbe essere la parte contraria, questo sì. Ma io non ho mai disprezzato chi era dall'altra parte. È normale, ci sono 2 controparti, uno da uno e uno dall'altra. Invece erano da disprezzare, voglio sentire, gli attendisti senz'altro, ma anche quella massa di partigiani del 25 di aprile. Mi ricordo che mi ricordo anche il nome,
avevamo un tenente che era un razzista convinto, un fascista, ci faceva mistica fascista in sostanza. Era rigorosissimo anche nella disciplina. 3 giorni prima è andato ai partigiani. 3 giorni prima del 25 di aprile è passato ai partigiani. Capisci? Tanti hanno fatto così. Soprattutto per dei militari non era concepibile. Cioè, al momento della sconfitta, cioè, è il saltare sul carro del vincitore, il soccorso del vincitore. Quindi non è possibile. E invece posso capire benissimo anche un cambiamento di opinione durante il servizio. Vedi dalla tua parte cose che non vanno e cominci a porti dei dubbi e poi decidere diversamente. Se mi riporto a quel periodo e a quell'età, penso che sia la cosa che lo slancio ci porta a fare. Senz'altro, lo ripeto, non sono affatto pentito, anzi. E ti dirò che la coerenza, che bene o male, perché certe volte le circostanze ci portano a essere coerenti, la coerenza che io ho dimostrato a me stesso mi inorgoglisce. Anche se poi magari non ne ho nessun merito, intendiamo. Visto da un punto di vista obiettivo, penso che la fine di Mussolini sia stata ordinata dall'alto, cioè non volevano processare Mussolini, ecco. Avrebbe creato molte correnti politiche interne pericolose. Questa è stata una mossa politica, secondo me. Adesso, poi che l'abbiano descritta come il colonnello Valerio o che Mussolini volesse proteggere la Petacci mentre veniva violentata, sono state fatte tutte le versioni possibili, ma secondo me era una cosa che dovevano decidere in questo senso, perché effettivamente avrebbero creato dei tafferugli, dei problemi politici, sociali notevoli. E lo stesso probabilmente Hitler lo ha fatto per evitare questo. Però per noi poveri elementi, che era l'unica guida rimasta, sì, per noi è stato un abbandono. Io sono un po' cinico. Chi si è ammazzato l'ho fatto per sottrarsi personalmente a delle ritorsioni. Stefani, no? L'agenzia Stefani, nel 1943, mi pare, il responsabile, non so chi era, che non si chiamava Stefani, si è suicidato. Quando Mussolini è caduto, si è suicidato. Probabilmente l'avrà fatto per fedeltà alla persona, eccetera, però non lo so. Ma io quello lì, i ragazzini si fa presto a suggestionarli, ad aiutarli. Non capisco, non riesco a capire come uno stratega a livello di Hitler potesse pensare di difendere a oltranza. Perché? Per quale motivo? Cioè, per me il politico deve fare il bene del proprio paese. Cioè, Franco, secondo me, che è stato vituperato perché non si è inserito nella nostra alleanza, Franco, sicuramente è mancato nei confronti nostri, però io penso che lo abbia fatto per il bene del proprio paese.